My wife and I, we were asleep, and the police knocked on our door. And the first thing I thought was, what did I do? Why are they here? And I lived across the hall from the officers told us that we had to evacuate the building. And I saw that, hey, there's a lot of police over in his apartment. And the first thing I said was, is okay? And one of the officers said, yeah, that's fine. And I wondered, why did he use that phrase? I could see them taking things out of the apartment. And the officer said, yeah, 11. I said, 11 what? He said, we found 11 skulls. That was horrible. It was horrible. To know that someone that I had liked as an individual to commit all of these crimes, I was in a state of shock. Da questa stanza e da questo divano, dal quale nell'aprile del 2021 creai Nasodani, il primo canale su YouTube Italia nel quale si è iniziato a parlare esclusivamente di profumi di nicchia con la N maiuscola. Poco più di un anno e mezzo fa lanciai Spiritica, il mio brand di profumi di lusso paranormali. Un progetto indipendente, artigianale, nato da zero, che in pochissimo tempo è diventato già un caso nel mondo della profumeria artistica. In appena 18 mesi, infatti, Spiritica, oltre ad essere presente solo nelle migliori profumerie di nicchia italiane, è anche in altri 20 e più paesi, tra i quali USA, Canada, Messico, Sud America, Spagna, Francia, Inghilterra, Scozia, India, Giappone, Malesia, Emirati Arabi, Arabia Saudita, Ungheria, Olanda, Svizzera, Germania, Polonia, Romania, Ucraina, Australia, Svezia, Belgio e tanti altri ancora. Posso finalmente dirlo con vero grande orgoglio, sono uno dei pochi content creator ad avere un brand di profumi di lusso che funziona. Ogni fragranza spiritica, per chi conosce già il marchio, è un capitolo diverso della stessa grande storia. Con l'Illuminata Collection, ad esempio, i tappi fotoluminescenti hanno fatto impazzire i collezionisti di tutto il mondo, hanno conquistato migliaia di cuori come un simbolo di una luce interiore che si accende anche al buio. Con Mango Macumba e Yuzu Yakuza abbiamo invece voluto esplorare l'oscurità tropicale, il calore carnale, la scia sciamanica. Due profumi amati in tutto il mondo, andati sold out in pochissimo. Con Leonarda abbiamo affrontato la Crime Collection, la prima collezione al mondo True Crime. Poi arrivò anche Lynch, aka Smoke Styrax. Per alcuni è un po' come un sogno lucido, un racconto sospeso tra eros e inquietudine. E dopo la luce, l'ombra, il sogno, il crimine, oggi arriva un nuovo episodio della Crime Collection. Un profumo che non nasce per piacere, nasce per farvi sentire, nasce per turbare forse. Il profumo si chiama Jeffrey, nasce per farvi vedere il mondo coi vostri occhi. Questo nuovo profumo non vuole essere un omaggio, non vuole essere una glorificazione di nessuno, è un progetto artistico. Un racconto olfattivo sulla dualità, sulla mente, sul desiderio di voler trattenere
ciò che non possiamo trattenere. Jeffrey nasce da un caso reale che ha segnato la storia americana, una vicenda che ha fatto discutere il mondo intero. Ma facciamo un attimo un passo indietro. Chi era Jeffrey Dahmer? Tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 90, Jeffrey Dahmer uccise 17 giovani uomini. Li attirava nel suo appartamento con calma e gentilezza. Poi cercava di trattenerli lì per sempre. Nel luglio del 1991, però, la verità venne a galla. La polizia trovò nel suo appartamento vari resti umani, fotografie e prove dei suoi rituali segreti. Una delle cose che mi ha lasciato più scioccato, onestamente, fu che, davanti alla corte, Dahmer dichiarò testualmente: «Non agivo per odio, lo facevo per amore, perché volevo tenerli con me». Viviamo in un'epoca in cui il true crime è ovunque ormai. È diventato praticamente parte della cultura pop. Serie TV, libri, film, podcast, mostre d'arte contemporanea, sculture, quadri. E Jeffrey non vuole essere un prodotto commerciale. È un atto artistico, come un quadro esposto in un museo o una scultura che racconta il dolore. Questa fragranza utilizza l'olfatto per parlare di ciò che l'umanità in genere tende a rimuovere. Quando nella storia dell'arte, da Caravaggio a Goya, la violenza, la morte, il peccato, la follia sono sempre stati rappresentati, non per esaltarli, certo, ma per comprenderli, per guardarli in faccia. E con Jeffrey voglio portare questo stesso linguaggio nel mondo del profumo. Voglio trasformare l'odore in pittura, la paura in materia, il disagio in simbolo. Jeffrey vuole essere una tela olfattiva che ti mette di fronte all'ambiguità dell'animo umano, alla bellezza e alla crudeltà che vivono in ogni storia. E Jeffrey è la seconda fragranza al mondo ispirata a un vero caso di true crime, dopo Leonarda, uscita l'anno scorso e tra l'altro è andata anche virale nella profumeria di Nose Shop di Shinjuku, in Giappone, a Tokyo. Prima di iniziare a farvi vedere la boccetta, prima di parlarvi delle note, voglio però sottolineare un'ultima cosa. La scelta intima, una scelta che riguarda identità e accettazione, il perché creare un qualcosa che ho voluto associare a questo temibile e terribile serial killer. Per me Jeffrey parla anche di identità, di ciò che siamo e di ciò che abbiamo paura di essere. Io stesso nella mia gioventù ho conosciuto il peso dell'omofobia e in un certo senso Jeffrey per me racconta anche questo. Volevo fosse un po' un manifesto di questo. Il dramma di un uomo con evidenti problemi psichici che però non si accettava, che viveva in un ambiente, in un tempo dove essere se stessi era quasi impossibile. Un mondo che gli ha insegnato a reprimere, a mentire, a scindersi in due. Per me questo profumo vuole essere una risposta anche a tutto ciò. Qualunque esso sia, l'amore non va mai represso, perché quando lo si nega, lo si deforma, si avvelena e si trasforma in un'ombra. Jeffrey, nel suo linguaggio olfattivo, allora, diventa una liberazione, una fragranza che trasforma la colpa in accettazione, la paura in verità e la vergogna in arte. Con Leonarda mi ero fatto affiancare da un amico che è anche un criminologo, un esperto in criminologia che sul web conoscete come Ariosto. Quest'anno per par condicio, dato che il personaggio che ho scelto è di sesso maschile, ho voluto fare l'inverso e quindi cercare una donna, una persona dal carattere molto forte, tagliente e molto razionale. Lei si chiama Daniela Cavallo ed è anch'essa una criminologa ed è anche laureata in giurisprudenza. Daniela ha contribuito e mi ha aiutato in modo sostanziale a creare la parte concettuale e storica del progetto. Insieme abbiamo analizzato documenti, testimonianze, interviste e dichiarazioni reali, non per spettacolarizzare, ma per comprendere, per capire il concetto di doppia persona, doppia presenza, due persone in una, la maschera e l'abisso. Questo era Jeffrey Dahmer. Come anche Daniela sostiene, il profumo Jeffrey diventa un dialogo tra emozione e narrazione. È un modo per esplorare le contraddizioni più profonde dell'animo umano. Vi faccio vedere, finalmente, Jeffrey di Spiritica. Eccolo qua. È un solo nome, una sola parola che già dice tutto. Un nome che porta sicuramente con sé un eco, un mistero e anche un peso. Tappo floccato con questa finitura che sembra praticamente un velluto. Volevamo richiamare sia la moquette
moquette, proprio del colore della moquette dell'appartamento di Jeffrey Dahmer, ma anche un po' il colore di un osso umano invecchiato. Se prendete in mano l'oggetto, lo vedete con la luce, praticamente diventa una cosa cangiante, perché a seconda di come prende la luce, la tridimensionalità e la proporzione sembrano quasi assumere altre forme. Come sapete è tutto made in Italy, i tappi sono realizzati vicino Bologna, è un tappo praticamente colorato, floccato e poi laserato. È una cosa unica al mondo. All'interno del tappo, come vedete, c'è un po' un contrasto tra morbido, lucido e questo splendido color avorio, beige, antico avorio. Abbiamo parlato del sopra, come sopra così sotto. Il team, chi c'è dietro? Io naturalmente, più Paolo Cerizza e Lorenzo Orlandi Berti di Atelier Fragranze Milano. Paolo Cerizza, per chi mi segue, lo conoscete già. Lorenzo Orlandi Berti anche dovreste averlo già sentito, perché appunto era il naso di Yuzu Yakuza insieme a Luca Maffei. In tutto questo voglio anche ringraziare velocemente Roberta Cerizza, che mi ha aiutato nell'organizzazione della produzione. Passiamo alla descrizione della fragranza. Me la spruzzo, anche se non ci sarebbe bisogno, perché ormai è veramente nella mia memoria. È un unisex pieno. Extrait de parfum 35%, 250 euro il 50 ml. L'intento principale dietro Jeffrey, nella struttura della piramide olfattiva di questa architettura fuori dagli schemi, c'erano due intenti. Uno era quello di creare un profumo con due facce, cioè io volevo proprio che si sentisse questa apertura, che avesse un carattere, e poco dopo alcuni minuti, un dry down immediatamente diverso. E l'altro intento, naturalmente, è il mio intento base in ogni fragranza spiritica, ed è quello di creare qualcosa di nuovo, qualcosa che non esiste al di là di tutti i trend, superando qualsiasi moda, facendo quindi innovazione, essendo pionieri di un qualcosa. In apertura sentirete una birra ghiacciata misto ad un accordo di popper, misto ad un accordo di aldeidi e lieviti fermentati. Questa è un po' l'idea, lo so, non è facile da immaginare, ma provate a immaginare all'odore un po' fruttato di una birra torbida, ghiacciata, quindi c'è un effetto un po' icy, un po' gelato, misto però a qualcosa di sporco, di strano, di proibito. Questo accordo un po' medicale di popper che ci fa un po' anche girare un po' la testa. Volevo fosse un'apertura stordente, un'apertura fredda che richiamasse proprio il viso di Jeffrey, il volto di Jeffrey, il suo carattere, per quanto si possa definire, per quanto possiamo comprendere di quello che lui era. Volevo creare quindi un colpo di freddo che però arrivasse da un'altra dimensione. Quella sensazione che è un po' come aprire un luogo dove tu entri, senti una quiete, ma capisci che c'è qualcosa che non va. Un po' come magari la polizia entrò per la prima volta nell'appartamento di Jeffrey, quando ancora non sospettavano che lui facesse tutte quelle cose. Volevo creare questa luce artificiale, metallica, quasi chirurgica. E questo accordo di popper è proprio la chiave di accesso che ci aiuta a comprendere a fondo la magia che poi si rivelerà dopo. Un odore elettrico, narcotico, che proprio espande i sensi, quasi come se sentiste che vi espande anche i capillari. È la stessa sensazione di attrazione e repulsione quando ci troviamo di fronte magari a una tanica di benzina, oppure di fronte all'odore dello smalto. Ad alcune persone intriga quell'odore. Un'apertura quindi adrenalinica, alla quale ho voluto affiancare l'odore di lievito vivo, che è un po' anche l'odore della birra. E volevo che questo lievito introducesse a qualcosa di vivo, qualcosa di umano, qualcosa di batterico, di organico, come un respiro però trattenuto, come una pelle che suda. E da qui arriviamo all'accordo anche agrumato, perché c'è questa nota bellissima di arancia bianca che viene poi tagliata però dalle aldeidi che brillano e tagliano questa tensione in modo metallico e vagamente repulsivo. E tutto nell'apertura, benché adrenalinico, volevo che fosse lucido, iperreale, perfettamente controllato, ma inquietante. Arriviamo adesso al cuore, questa stanza di inquietudine racchiusa nel ricordo. Mano a mano che l'apertura si dissolve, in modo però anche abbastanza netto, il profumo scende come una lama nella pelle. Ed è lì che comincia il suo vero racconto. Moquette sporca, garofano,
sangue coagulato, sudore umano e odore di lama affilata. È qui che l'atmosfera cambia completamente dopo pochi minuti. La moquette evoca il calore di un interno domestico, ma è una moquette consumata, impregnata, viva di presenze passate. Il garofano qui crea un twist, una lieve nota speziata, quasi carnale, che unisce eleganza e inquietudine. Diventa dolce, l'apertura è acida e si tramuta in qualcosa di morbido, di accogliente, ma comunque sempre inquietante, ferroso, cupo e denso. E anche la nota di sudore umano, questa nota vagamente animalica, che riporta tutto al corpo, al calore, alla realtà viva e pulsante di un momento. In mezzo al cuore è come se letteralmente la pelle parlasse. Posso assicurarvi che su pelle è una magia, perché è proprio progettato per essere una fragranza che proietta, che si espande, diffusiva, ma pur sempre di grande eleganza. Una sinfonia disturbante e magnetica, dove qui il profumo diventa presenza, dove si avverte qualcosa di paranormale, una doppia faccia, una doppia identità, un doppio spirito in un unico corpo, come se il tempo fosse intrappolato dentro le molecole stesse. E ora arriviamo al fondo, la dolcezza che trattiene. Il gelo si scioglie, la tensione si allenta e Jeffrey mostra la sua terza faccia qui. Plastica fusa, cantina umida, ambra, betulla, vetiver. Dopo il freddo e la lama arriva una morbidezza sorprendente. Un calore che avvolge, quasi a voler dire perdono. La plastica fusa è un po' l'odore del ricordo che si deforma. È comunque anche una nota che potete trovare all'interno dei suoi feticci. L'odore di cantina umida vuole aggiungere un tocco anche di malinconia e di vecchiezza, quell'umidità dolce che appartiene un po' alle cose dimenticate. E la scia in Jeffrey vuole essere proprio costante ma non invadente, viva e misteriosa e naturalmente inquietante. Poi l'ambra, calda, resinosa, mescolata a queste note di betulla e vetiver che danno invece solidità, radici, terra. Il risultato è inaspettato, è un qualcosa di assolutamente nuovo, è un po' come una carezza che consola e opprime allo stesso tempo, un po' come l'amore malato, un'iperbole dell'amore tossico. Ogni molecola di questa fragranza, dal gelo iniziale a questa morbidezza, a questo calore finale, vuole essere un passaggio simbolico dall'autonegazione all'accettazione, dal dolore alla pace, dalla colpa all'amore. E vi giuro che se anche una sola persona, ascoltando questo video, comprendendo questa storia, indossando questo profumo, si sentirà più libera, più viva, più vera, allora tutto questo mio progetto avrà avuto un senso. Perché la vera rivoluzione oggi è profumare di ciò che siamo davvero. Finalmente in questo caso non vi farò attendere troppo, non come ad esempio Yuzu Yakuza che avete atteso tipo 3 mesi dal lancio del prodotto alla produzione, perché la fragranza sarà disponibile già dal 10 novembre nei magazzini, quindi potrete già ordinarla in preordine sul sito. Occhio, perché io ho ricevuto già un casino di preordini da tutte le profumerie che vi ho già citato, quindi il rischio che vada sold out domani è altissimo, perciò se la volete acquistare vi suggerisco di acquistarla adesso, subito, perché il prossimo lotto, quando ci sarà, insomma sarà fra 3 o 4 mesi, non prima. Se vi ha colpito, secondo me, se amate quelle fragranze un po' particolari, se vi piacciono quelle fragranze tipo White Forest di Bjorn & Berries oppure Secret Trist di Fragrance du Bois, ecco, questa ha un po' quelle vibe, ma naturalmente non ha nulla a che vedere perché è totalmente nuova. Oltre ad essere un unisex, è anche totalmente uniseason. D'estate, di giorno no, se non volete ammazzare qualcuno, però la sera sì, un po' come Leonarda, no? Ve lo suggerivo. D'estate, secondo me le sere d'estate ci può stare 1 o 2 spruzzi, non di più.
però è principalmente un autunno-inverno-primavera, ecco, 3 mesi ce li fate molto tranquillamente, una fragranza secondo me adatta anche a luoghi chiusi, da ufficio. Se invece abbondate un pochino di più con gli spruzzi vi farete sentire molto bene all'esterno, in una giornata magari fredda d'inverno durante le feste. Bene, io vi ringrazio tutte e tutti per aver ascoltato tutta questa mia presentazione. Se avete delle domande, mi raccomando, fatemele qua sotto, risponderò a tutti quando avrò un pochino di tempo. Grazie ancora per seguirmi, noi ci rivediamo presto al prossimo video, state incollati al canale perché arriveranno presto delle profumosissime novità e con Nasodani non sbagli mai, nemmeno nella scelta di una nuova fragranza per l'autunno-inverno 2025. Ciao a tutti!